Noi siamo adesso sul Monte Elmo, quindi a Sesto, comprensorio sciistico 3 cime o 13 in Dolomites. La Valpusteria si è fatta conoscere anche per gli sport invernali e in questo momento dalla vetta del Montelmo a oltre 2000 metri ho la vista che spazia oltre che sulla valle anche sull'Austria, sulle cime del comprensorio 3 cime. Nell'Alto Adige oramai mi sono abituato a un'offerta turistica all'avanguardia capace di non compromettere lo spirito autentico del posto. Dopotutto sono molte le sue valli che vi ho già mostrato e questa è la volta della Valpusteria. Prima di portarvi nei suoi borghi però lascio andare per la prima volta gli sci sul comprensorio 3 Cime Dolomiti. Sono praticamente più comprensori che si sono uniti a partire dal 2014 che hanno dato vita a quest'unico comprensorio da 110 km di piste. C'è tanta gente in comprensorio, però sono 5 montagne connesse, per quello non sono sempre tutte le persone su un posto e si scia molto bene. Di piste qua ce ne sono per tutti i gusti, da quelle più semplici per i principianti a quelle estremamente impegnative, le nere. Fra queste c'è anche la nera più ripida d'Italia che vi mostrerò fra poco. Si fa davvero una scorpacciata di viste mozzafiato in questo comprensore perché essendo composto da 5 vette si ha la possibilità da ciascuna di godere di un panorama diverso su vallate diverse. Dopo andiamo sulla cima e là siamo proprio vicino al confine con l'Austria e vediamo anche l'Austria. Si vede fino quasi a Brunico, ma anche si vede fino alla Val Comelico. Sono 115 i chilometri di questo comprensorio sciistico, ci sono anche 2 piste per slittini, c'è anche una pista notturna e la farò sul Monte Baranci, poi ve la mostrerò. Normalmente in gennaio non c'è così tanta gente, però quest'anno non possiamo lamentarci. C'è una pista che più di tutte regala adrenalina pura, la Holzriese 2. Questa è la pista più ripida di tutta Italia, di quelle battute tutti i giorni, 71% di pendenza. Vai, ti seguo. Qua inizia il muro? Wow, che spettacolo. Meglio stringermi per bene lo scarpone, eh? Ok, ti seguo. Un occhio a monte per controllare che non arrivi nessuno, ma a quanto pare in pochi vi si avventurano. Filari di abeti e larici sfilano ai miei lati. Una scheggia mi sorpassa a destra. Il vento sulla faccia è ciò che resta della salita lasciata alle spalle. Bella. Siamo ancora vivi. Siamo ancora vivi, dice Sofia. E per far sì che resti così a lungo è sempre bene tornare ogni tanto a lezione di sci. Sciare mi piace tantissimo, lo faccio da quando sono bambino, però non avendo le montagne proprio dietro casa non ho la possibilità di allenarmi spesso, quindi fa sempre molto bene anche per chi è abituato a sciare ogni tanto fare una lezione con il maestro, perché solo migliorando la tecnica si può innanzitutto migliorare e ci si diverte di più e poi soprattutto lo si fa in maggiore sicurezza. Mi chiamo Sofia e faccio la maestra di sci qua a Sesto. Da quanto tempo la fai? Il 12° anno adesso. 12 anni. Che cosa ti piace di questo mestiere? Ma di stare all'aria aperta, di conoscere gente diversa, di lavorare magari con adulti, con bambini. Lo sci non è soltanto un vezzo o qualcosa che va di moda, ma è uno sport vero e proprio che richiede una certa prestanza fisica per non fare male a se stessi e agli altri.
E io come sono stato come sciatore? Bravo, direi, bravo. Sci paralleli, belle curve, il busto in una buona posizione. Ok. Però ogni tanto una lezione mi serve per, diciamo, rinsaldare un po' la pratica. Sì, fa bene magari anche per ricordarsi un po' la teoria, no? E dove abiti? È a Sesto, proprio Sesto? il paese, sì. Che cosa apprezzi di vivere in un posto come questo? La natura, direi, e anche la pace che c'è, e il panorama che abbiamo, di avere anche il comprensore un po' più davanti a casa. È un comprensorio dove si sentono tutte le lingue del mondo perché è davvero conosciuto in tutti gli angoli del pianeta. Un fenomeno recente è quello dei brasiliani che vengono per periodi poi lunghissimi. C'è un gruppo che addirittura starà qua in un 5 stelle per un mese. Dalle piste si può ammirare un gruppo di montagne che prendono il nome dell'ora della giornata che indicano quando il sole poggia sulla loro vetta. È la meridiana di Sesto. Perché qui abbiamo la cima 8, poi la cima 9, la cima 10, 11, 12 e 1. E la meridiana di Sesto funzionava così che quando il sole è stato sopra la cima, anni e anni fa i contadini sapevano che ore sono. Ed è verso fine giornata quando la luce calda del sole che inizia a calare dietro le montagne illumina le vette più alte, che si respira tutta la quiete di questi posti. Qua, grazie al sistema di innevamento, le piste, grazie anche alle temperature basse di questo periodo, sono davvero ottime fino a fine giornata, e quindi per chi ha ancora le gambe buone, godersi le ultime piste è davvero un piacere anche per la vista. Un cielo insolito ricopre la pista da sci del Monte Baranci di fronte a San Candido, perché il cielo è notturno. Infatti, come vi ho promesso, vi ho portato alla pista notturna del comprensorio Tre Cime. E come vediamo non è l'orario normale. 2 volte alla settimana abbiamo lo sci notturno sul Monte Baranci, sempre martedì e venerdì dalle 7 alle 10. Una pista per tutti i livelli, perlomeno sia quello intermedio che quello pro, anche se ho visto dei bambini approcciarsi allo sci per la prima volta su questa pista. Tanta gente del posto viene a sciare la sera perché durante il giorno lavorano e così anche loro hanno la possibilità di sciare. Ok, andiamo a farla? Sì. Pronti per la prima discesa della notturna del Baranci? Ho messo la telecamera qua sul mio casco, quindi adesso ve la faccio vedere in diretta senza mai staccarla, così capite di che cosa si tratta, qual è la visione quando si scia. Casco infilato, occhialini pure, via! Sciare di notte è straniante, non ci sono abituato. Una volta nera come la pece insiste sulla pista brillante. Ad ogni lampione la mia ombra mi supera, dandomi l'impressione di essere come sorpassato da qualcuno. Bella neve! Bisogna rallentare un po' su alcuni dossi perché altrimenti si rischia di fare dei grandi salti. Sono invece io a superare qualcuno che cade e che subito si rialza. Ok? Ok. Si è rialzato. Il bivio tra pista difficile e facile si avvicina. Scelgo la prima. Questa è la variante blu, la variante rossa. Faccio questa. Olè. Attenzione perché qua va giù, Bello.
Magnifica. Una vera e propria tintarella di luna qua con l'aria frizzantina, è aperta nell'orario di cena e quindi mi è venuta fame. Un piatto ad esempio di gnocchi al cervo non me li toglie nessuno, e nemmeno un po' di Kaiserschmarrn, le frittelle dell'imperatore. E appena tornerà la luce sulla Valpusteria ne scoprirò a valle i suoi gioielli più preziosi. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.